Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Ho visto un paio di scarpe spettacolari di Dolce & Gabbana che mi piacciono da morire e sono olografiche, quindi iniziamo questo video disegnando queste scarpe meravigliose col tacco che non potrò mai avere. Le guarderemo soltanto in foto. Non siamo tutti fortunati. Avevo già fatto in precedenza un video su come colorare degli indumenti con questo effetto olografico. Comunque, in caso, vi lascio qui sopra nel pallino delle i il video linkato. Sicuramente questa volta la tecnica di colorazione sarà diversa dal precedente perché utilizzerò tantissimi marker. Dunque, sicuramente il mio astuccio dove c'è il mondo non può mancare. Utilizzerò magari il blocco da disegno, questo qua di Tiger piccolino, yes, questo è per l'acquerello, ma ragazzi sono dei fogli ideali anche per i marker. Le scarpe sono queste, cioè ditemi se non sono meravigliose. Quindi adesso andremo a scegliere delle tonalità di markers per colorarle. Prima di tutto dobbiamo prendere la tabellina dei colori, perché lo sapete benissimo che questi colori non rispecchiano il pack esterno, quindi ogni volta dobbiamo andare a visionare i colori sopra questi cartoncini. Vediamo un po' quali sono i colori che ovviamente ci occorreranno per questa illustrazione. Allora, per il momento queste sono le tonalità di grigio che andrò a utilizzare. Poi se in caso ne aggiungerò altre durante la colorazione, vedremo e vi dirò. Ma come possiamo ben notare, questo tipo di materiale non è fatto soltanto di grigio, ma ci sono anche degli altri colori riflettenti. Quindi c'è molto arancione, del verde, del blu, del fucsia. Queste invece sono le tonalità tutte colorate che ci occorreranno. Nel frattempo mi sono preparata i materiali che utilizzo per disegnare, ma ora riempiamo questo foglio. In questo momento mi sto rimpiangendo il disegno digitale perché arrivati a questo punto avrei preso la scarpa e l'avrei spostata leggermente verso sinistra, ma io adesso non lo posso fare e ho sbagliato perché non ho disegnato la bozza direttamente su un altro foglio e quindi sono nella cachina. Adesso me lo terrò così. Sarò super nervosa per questa cosa qui. Prima di tutto adesso andrò a fare delle prove di colore su un pezzo di carta che sia dello stesso materiale, perché ovviamente se lo facciamo su un altro foglio di carta che non sia questo cartoncino potrebbe dopo non avere lo stesso effetto su il foglio in cui andrete poi a disegnare in definitivo.
quindi è molto importante anche la scelta della carta su cui andate a fare delle prove. Ovviamente se dovete fare solo delle semplici prove per vedere se le tipologie di colori vanno bene, allora va bene qualsiasi tipo di carta, ma se dovete proprio vedere come sfumare i colori, come nel mio caso, è meglio se si utilizza lo stesso tipo di carta. Quello che mi interessa capire adesso è se andare prima a colorare la base della scarpa con una tonalità di grigio molto chiara e poi andare con i colori sopra e creare quelle sfumature, oppure se creare direttamente prima le sfumature e poi le zone in cui non ci sono tutti questi colori riflettenti andarla a colorare con il grigio. Quindi ora devo capire un attimo questa cosa. Prendo la tonalità di grigio più chiara che ho scelto e proviamo un attimo a fare la base con questo colore. Ora prendo tipo 2 colori e li passo sopra per vedere come agisce il colore e se si riesce ad ottenere l'effetto il più simile possibile a quello della foto. Questo è l'effetto che si ottiene facendo prima la base con il grigio. Ora però voglio provare ad utilizzare il blender. Ho iniziato a posizionare i primi colori, dopodiché ho iniziato a sfumare con le tinte più chiare. Ho creato diverse sovrapposizioni di colori per amalgamare bene le tinte. Infine, con il grigio più chiaro sono andata ad unire tutti i colori. Il blender mi ha permesso di schiarire alcuni punti, questo perché colorando sempre nello stesso punto il colore tende a sbiadirsi. Ho proseguito allo stesso modo con tutta la colorazione, iniziando poi ad aggiungere le tinte più scure nei punti necessari. Molto importante è l'aggiunta dei dettagli bianchi, quei punti in cui la luce è maggiormente riflessa. Mi sono avvalsa dell'utilizzo di un pastello, di una penna in gel e dell'uniposca bianco. Mi
manca di mettere soltanto la scritta Dolce & Gabbana sull'etichetta e ho finito. Spero che questo video possa esservi d'aiuto. Se così fosse, non dimenticate di lasciare un like per il sostegno e di iscrivervi al canale. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!